Ragazzi, mi hanno finalmente approvato, oggi vado a fare consegne su Uber Eats. È 12:40, vado online nella speranza che arrivino i primi ordini. Confermo tutto per il coronavirus. Vai online. Siamo online. Giubbottino, zaino, monopattino e il casco. Sicurezza prima di tutto. Mentre aspettiamo il primo ordine, vi spiego cosa sto facendo. Siamo a Londra e spero anche che non piova oggi pomeriggio. E semplicemente questa è la prima puntata della rubrica Guadagnare con, dove vi faccio vedere quanto si guadagna con diverse attività. La prima attività è proprio Uber Delivery. Sarà complicato, non so come gestire la riuscita di questo video. Vediamo cosa ne tiro fuori alla fine di questa giornata e vediamo quanto e se ho guadagnato. Lì mi segnalano un'area boost, non ho idea di che cavolo sia, però ci vado per 1,1. Vuol dire che mi danno soldi in più? Boh, andiamoci. Primo ordine, accetta. Andiamo a fare sto ordine. Che cacchio succederà? Non ne ho idea. Casco e via. Sì, ok, primo ordine. In quel momento ero tutto euforico perché non sapevo ancora cosa mi avrebbe aspettato. Ragazzi, in questo video vedrete veramente di tutto. Giri a vuoto, attese infinite, dimenticanze, problemi tecnici, sollevamenti di monopattino ed alcune imprecazioni di cattivo gusto. Insomma, è andato tutto per il verso giusto. Io vi invito a guardare il video fino alla fine per scoprire com'è andata questa avventura mistica. Arriviamo a 10.000 mi piace e vi prometto un secondo episodio. Ora vi lascio la prima consegna, buona visione. Era giusto prima. Perché è dentro, cacchio, è dentro là. Can I ask you? Okay. Thank you, have a good day. Yeah, have a good day. Ce l'ho fatta. Ragazzi, completato il mio primo ordine. Come avete visto ho guadagnato 3 sterline e 22 centesimi. Sono letteralmente impazzito. Primo ordine dentro a un centro commerciale dove ci sono 2 punti Uber, quindi non sapevo dove minchia andare, però poi sono comunque riuscito ad arrivare a destinazione. Vediamo come vanno i prossimi. Questo diciamo che era un po' orientativo e sto anche impazzendo perché devo filmare tutto, non avete idea, con la fotocamera, seconda fotocamera, mettere il lucchetto. Aiuto! Fortuna che c'è il bolide che vola. Io passo come bicicletta, ma vado veloce come una macchina. La legalità di questo è discutibile. Surprise, motherfucker! Discutibile. Però stiamo facendo consegne. Bisogna portare il cibo a casa. Questo è il nostro compito. E nel frattempo passeggio per i parchi di Stratford. Sì, intanto mi diverto a condividere tutta questa ricchezza su Instagram. 3 sterline e 22, postiamola, va là. Dopo aver aspettato circa un'ora nel parco e dopo aver quasi perso le speranze, mi sono spostato verso il vicino centro commerciale dove per puro caso ho incontrato un ragazzo che mi sembrava di aver già visto. E se stai guardando questo video, grazie mille Francesco, mi hai dato dei consigli veramente utili per capire come muovermi e anche salvare l'esperienza. Ho trovato un italiano che veniva a fare le consegne a casa nostra e adesso mi ha appena detto che è l'ora di finire. Sto diventando intrusivo al massimo, mi sta dicendo troppe cose interessanti, quindi ti riprenderò. Quali sono le ore clou qui? Io da mezzogiorno adesso alle 2 ho fatto 4 ordini. Quindi da mezzogiorno alle 2, quindi ho sbagliato tutto, sono partito all'1 e qualcosa. Devi fare le ore di Mezzogiorno sì. 2 e poi 6, 10. Io faccio 6-9, dipende dalla voglia. Ci sta. Se lo vivi come un part-time in cui tu fai solo le ore busy, Ok. riesci a guadagnare bene perché fai le ore di punta, fai molti ordini, comunque i guadagni sono decenti. Se hai bisogno di lavorare tutta la settimana e fare 8 ore, diciamo che vai a buttare un sacco di ore in cui stai seduto a non fare niente. Ma quindi tu hai un altro lavoro anche? Io sono un designer. Ah, cazzarola. Beh, allora parliamo di altre cose che si possono fare insieme nel caso. Sì, certo. Tu con cosa ti trovi meglio? Deliveroo o Uber? Sai che cambia
molto velocemente nel tempo. Cioè lavoravo quasi solo con Deliveroo perché era sempre pieno di ordini. Tu entravi e facevi ordini e guadagnavi. Poi non so, c'è stato un calo adesso, soprattutto anche col Covid, sta andando di più Uber. C'è una sorta di moltiplicatore Ho visto. e che adesso è basso, questa mattina è basso. La sera di solito tende a salire. Diciamo che puoi guadagnare dai 3 ai 7 a ordine. Quindi cambia molto anche l'orario, sì. Poi fanno le promozioni in cui la sera dalle 6 alle 9 se fai 10 consegne 15 pound in più, oltre ai guadagni. Cavolo, è buono. Se riesci a prendere i bonus è molto buono anche. Sì. Come secondo lavoro secondo me è ottimo. Cioè se sei un universitario è una figata. Se hai da studiare, da fare altro, se vuoi anche farti la serata con gli amici te la fai, nessuno viene a cercarti, nessuno ti dice sei libero. Un anno fa si lavorava veramente tanto, non so perché, se sia la situazione Covid o altro, ma c'è stato un calo. Ma è strano, tecnicamente col Covid le persone ordinano di più online. Sì, però si è riempito di rider. E poi non so se il Covid in realtà faccia ordinare di più. A me mi sembra che stanno a casa e magari hanno più tempo per farsi da mangiare. Sì, hanno più tempo, ma magari anche per questioni economiche, un po' la Può paura. essere. Quanto si guadagna più o meno? Allora, per quello che puoi dirmi. ti posso dire che se fai consegne intorno alle 30-35 ore a settimana, intorno ai 15, 16, 17 mila l'anno. Sterline. Colleghi che hanno magari lo scooter che arrivano anche a 33-35 mila euro l'anno. Sterline l'anno. Devi considerare che se lo scooter hai spese. Chiaro. C'è la moto. Sì, hai assicurazione e tutto il E resto. poi anche l'assicurazione non era un'assicurazione standard. Si guadagna molto di più con la moto, però devi fare più ore. Grazie ancora. Grazie a te. Ti sto estrapolando tutte le informazioni. 2 pacchi, 1 e una 2. Professionismo questo. Ho sbagliato totalmente le ore per fare questo lavoro. Fortuna che ho trovato Francesco che mi ha detto le corrette ore. Dovevo partire a mezzogiorno, finire alle 2 e ripartire alle 6 e fare fino alle 9-10. Infatti adesso torno a casa e poi ripartiamo alle 6 sperando di fare qualche consegna in più. Prima sessione conclusa con una sola consegna, è anche durata pochissimo e ho fatto un po' di esperienza. Ora ricarico tutta l'attrezzatura, mi sistemo un attimo e mi prendo della roba più calda perché inizia a fare freddo e usciremo anche con il buio, quindi sarà ancora più divertente. Spero di non congelare, anche perché già faceva freddo col sole e... Aia. Sono le 6:07, andiamo online per la seconda sessione. Adios amigos. Ordini, comandi. Avevo dimenticato la cosa più importante, Dio caro. Thank you. How far does it go? Around 30 miles, more or less. Oh, really? Yeah, it's good. I don't know how legal it is, because now in UK there's not such compliances, and they started to allow this just for the coronavirus, but nobody knows where you can go, where you cannot go. Have a good evening. Bye. Ora mi dirigo verso il centro commerciale cercando di far diventare anche denaro tutti i consigli. Mi metto qui ad aspettare nella speranza che arrivi qualche ordine. In teoria qui dovrebbe essere affollato. Neanche 10 minuti d'attesa e già abbiamo la prima consegna serale. Si parte bene. Si va a prendere Starbucks. Tutti i miei sono gli Starbucks. 2D7B1. Ci siamo quasi. It's Uber. Hi. Good evening. Oh, un altro ordine. Pigliamolo subito. Dai, che non va la connessione, non posso prenderlo. Sì, ci siamo. Preso. Vai, che ormai sono una macchina. Ho fatto un ordine, inizio un altro. Non so dove cavolo mi manderà adesso. Io devo andare dove devo andare. Boh, provo su di qua. No, sto andando in no, ho sbagliato. Ci sono, eccolo qua, qui dove parcheggio. Should I wait here? Next door. Ok, thank you. Ok, thank you so much. Ah, ho 2 consegne addirittura. Si vola. Partiamo. I tampiettini maledetti. Aspire point. Eccolo qua. Yes, I'm Riccardo. Yeah, sorry.
I thought that I was ringing. That one. Yeah. Have a good day. Consegnato. Il tipo è venuto anche fuori, tanta roba. Adesso ripartiamo. Devo fare la consegna nel mio stesso palazzo. Hey, have a good dinner. Have a good day, bye. Già che ci sono vado a fare la pipì. Ho fatto 3 ordini velocissimamente, 2 contemporaneamente, di cui l'ultimo nello stabile dove vivo. Ho colto l'opportunità per fermarmi a fare la pipì, mi scappava troppo. Con un paio di consigli e diciamo un po' più di esperienza si vola. Dopo vedete quanto sto guadagnando. Ragazzi, si riparte. Casco, 2 orette e vediamo cosa si combina. Vediamo come cavolo si entra da sto McDonald's. Sorry, can you check also for it? Yeah, thank you. Adesso abbiamo uno consegna dove la strada non è disponibile. Ottimo. No. La stazione ci sarà un sottopassaggio. Ah no, un soprapassaggio. Vabbè, andiamo su. È l'unica. It's Uber. Hello, good evening. E anche questa è fatta. Secondo ordine da McDonald's. Thank you. On the right, yeah? Okay, thank you. Yeah, sorry. Have a good night. Thank you so much. Non avete idea del nervoso, l'ultimo ordine non mi è stato confermato perché la connessione ha smesso di funzionare, quindi avevo fatto lo stesso la consegna, però non mi era stato confermato dal GPS, quindi mi è toccato tornare indietro dove ho preso l'ordine al McDonald's e ritornare dalla signora. Ah, porca paletta, vabbè, li faccio tutti oggi gli errori, così la prossima volta che vado non sbaglio. Facciamo l'ultimo ordine sperando che la batteria non mi vada a farsi fottere. Aspettando. È distantissimo. Thank you. Ho finito le batterie ovunque. Vabbè, ritorno a casa sarà spinta, so già. Batteria, l'ordine più lontano quando me lo dovevano dare, quando non avevo batteria. Finito. Ore 9, batteria completamente scarica a 2,5 km dalla meta. Stremato, sudato dalla testa ai piedi, con un monopattino che pesa all'incirca 25 kg. Mi rimaneva solo una cosa da fare. No ragazzi, tranquilli, non stavo scappando da un orso. Ora vi spiego tutto. Andiamo sotto sto lampione che almeno c'è un po' di luce. Sono le 9:30 e non avete idea di dove mi sono cacciato. Comunque, ho detto, facciamo l'ultima consegna. E sì, si è scaricata la batteria del monopattino, delle cuffiette e anche della fotocamera, tutto insieme. Che bello! Adesso sono a 3 miglia da casa, che sono tipo 4 km, e me li devo fare a piedi. Sì, andiamo! Dai cazzo! Torno a casa, sono appena andato offline su Uber, tra l'altro ovviamente, e discutiamo di com'è andata questa prima giornata. Ah, c'è solo 35 minuti di strada a piedi per arrivare a casa. Che bello fare Uber Eats. No, un cazzo, è bellissimo. Ma ho cambiato idea subito, è divertente. Prossima volta devo stare più attento alle batterie. Continuiamo a camminare. Siamo allo stadio. Eccoci, uno dei 2 palazzi è casa. Ed è quello lì. 10:30, ci siamo. Quanto ho guadagnato? Quanto si guadagna? Guadagnare con Uber Eats Delivery Rider. Eccoci qui, mi sono lavato e riposato e spero che fino ad ora il video vi sia piaciuto. Anzi, se arriviamo a 10.000 mi piace, vi prometto che porto un secondo episodio. Detto questo, ora andiamo a vedere forse la parte che vi interessa di più. Quanto ho guadagnato da rider su Uber Eats. Vado a prendere l'applicazione e vi faccio vedere tutto dalle statistiche dell'app. Andiamo dentro la parte di earnings. Sabato 5 dicembre per un totale di 7 viaggi e 4
4 ore e 35 minuti online, Sea Earnings Activity. La prima consegna ha guadagnato 3 sterline e 22, quella da Starbucks, la prima che mi ha fatto impazzire, mi ha fatto anche capire come funziona il tutto. Seconda consegna dove grazie a Francesco avevo capito qualche consiglio utile, 3 sterline e 55, sempre da Starbucks. Terza consegna, quella dove avevo 2 pacchi per 2 abitazioni differenti dallo stesso ristorante, 6 sterline e 24. Quarta consegna, la prima da McDonald's, 3 sterline e 98. Quinta consegna, sempre da McDonald's, 3 sterline e 47. Ultima consegna, 5 sterline e 02, quella dove sono impazzito con il motorino. Diciamo che è morto tutto. Per un totale di 25 sterline e 48 in 4 ore e 35 minuti. Che se si fa un calcolo veloce equivalgono a circa 5 sterline e 60 all'ora, circa 6 euro e 20 all'ora. Non è malissimo, in realtà è abbastanza poco considerando il fatto che questi soldi sono lordi e sopra bisogna andarci a pagare le tasse. Però va considerato il fatto che io sono completamente inesperto e completamente nuovo, come avete visto, a questo tipo di attività. Quindi chi ha più esperienza, come in ogni lavoro, riesce a guadagnare di più. Questo perché l'ho chiesto a Francesco e non vi dico per privacy quanto guadagna lui, ma lui riesce a guadagnare anche molto di più del doppio rispetto a quello che io ho guadagnato nello stesso tempo. Ora, la domanda che vi state facendo tutti è: si riesce a vivere facendo il rider su Uber Eats qui a Londra? Con questo tipo di performance no, però con un'esperienza e delle performance migliori ci si può arrivare. Infatti penso che questo tipo di attività possa essere fantastica per uno studente che viene qui a Londra e vuole lavorare part-time, per esempio. Queste però sono le tariffe di Londra nel momento in cui sto registrando questo video. In futuro non posso garantirvi nulla, ovviamente il mondo si evolve e tutto cambia. In ogni caso spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace se volete vedere un nuovo episodio, iscrivetevi se non volete perdervi nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!